Buongiorno a tutti, questa è la seconda tutorial che metto in linea per far vedere il sito autotipo.com con tutte le sue applicazioni. Come prima cosa bisogna andare a fare il test per controllare se Adobe Flash Player è correttamente installato. Quindi basta andare a fare clic qui sulla home page di autotipo.com, si ci collega direttamente con il sito dell'Adobe, in cui viene verificato se tutto è a posto. Se non fosse così, basta andare qua sotto e cliccare nella versione desiderata, l'ultima versione del Flash Player. Per i sistemi Android ricordo che bisogna andare sul Google Player. Invece per i sistemi iPad, quindi comunque Adobe, bisogna andare sull'Apple Store. Una volta fatta questa verifica bisogna andare a fare la registrazione, come ricordavo nell'altro video. Una volta inseriti tutti i dati arriverà una mail sulla vostra mail indicata, dove bisogna andare a confermare l'indirizzo cliccando proprio sul collegamento che trovate nella mail. Fatto questo, si potrà accedere all'area privata. Per accedere all'area privata, torniamo sulla home page e andiamo, vedete nella parte superiore, accesso area utenti, a digitare la username e la password. La username è la username indicata in fase di registrazione, mentre la password è quella che avete messo sempre in fase di registrazione. Ora inserisco la mia password e vado a cliccare sul login. A questo punto, se è tutto corretto, si entra nell'area utenti professional. Come vedete qui, area professional. Qua abbiamo di nuovo un altro sito, ovviamente visibile solo agli utenti registrati, dove ci sono tutte in primo acchito le licenze che uno ha acquistato. Come primo utente di accesso avrete una giornata di demo gratuita. Per iniziare a fare la demo non avrete subito il pulsante open, ma in realtà il pulsante config, perché bisogna assolutamente configurare il vostro sistema in modo che questo sia tarato per le esigenze di fare una visita optometrica completa. Questo passaggio lo vedremo in un'altra lezione. Ora invece voglio fare solo una carrellata di quelle che sono le varie opportunità che si hanno con questo sito. A questo punto clicco su Open in questa licenza aperta, do ok sui vari pop-up di avvertimento e apro finalmente il mio autotipo online. Conviene andare a fare la schermata intera, che in genere si fa con il tasto F11 oppure tenendo premuto se avete un sistema touchscreen su un punto diciamo bianco dello schermo e dovrebbe apparire una freccetta con dire schermo intero. Io qua adesso sono su un notebook, quindi schiacciando F11 dovrebbe andare. Se non dovesse andare, andate qui e andate a cercare schermo intero, che si trova esattamente dimensione, vedete, con questo pulsantino. A questo punto viene eliminato tutto e vedete che siete a schermo intero, scusate per la batteria. A questo punto vedete qua ho messo delle indicazioni per come iniziare. Bene, qua c'è sempre il pulsante menu, il menu è questo, qui ci sono le tre distanze a cui è tarato l'ottotipo e qua abbiamo il nostro, chiamiamolo così, telecomando. Quindi io vado sul primo test, ad esempio punto di fissazione, lui carica punto di fissazione, dietro a questo test ci sono altri test, quindi un punto più piccolo, una faccina e un Amsler. Quindi andando su menu semplicemente vado a ricaricarmi un altro test che mi può interessare, ad esempio le luci di Word, piuttosto che l'acuità visiva. L'acuità visiva è dove ho tenuto più conto di diverse situazioni. Innanzitutto
dove qua abbiamo l'acuità visiva in decimi, dove vedete che con le freccette è sempre tutto random, quindi le lettere vengono assolutamente randomizzate, andando ad eliminare tutte le lettere, quelle così chiamate più difficili, quindi non c'è tutto l'alfabeto, ma solo le lettere con la stessa facilità di lettura, come indicato in diverse bibliografie. Qua potete decidere di cosa fare su questo tipo di test, ovvero altre option, ad esempio le di Albini, anche queste vedete tutte assolutamente nella scala dei decimi, oppure le Lea test. Vedete comunque io adesso sono in linea su internet ed è tutto molto facile e veloce. Così torniamo ai caratteri, posso addirittura mettere tutto su 3 righe, ok? Piuttosto che andare a sbiancare o ad annerire, diciamo, tutta la parte, quindi a fare l'inverso delle 3 situazioni, ok? Quindi adesso torniamo al bianco e siamo di nuovo nella parte operativa. Se io questa adesso le volessi con una diversa tolleranza di distanza, ovvero questo tarato ai 3 metri sul mio monitor, potrei andare sull'intermedio e in automatico tutto, vedete, mi si trasforma in intermedio, quindi andando di nuovo su acuità ho i caratteri più piccoli perché sono calcolati su una dimensione, diciamo su una distanza tra il monitor e l'operatore diversa, in questo caso 80 cm, piuttosto che qua avete esattamente i millimetri con cui sono stati ricalcolati, diciamo, le varie lettere. Stessa cosa se io vado sul vicino, dove ovviamente mi viene tutto ricalcolato sul vicino. Ok? Perfetto, andiamo sul vicino e andiamo a fare il ricalcolo. In questo caso ho messo anche le indicazioni, ovvero illustrativo farmaci piuttosto che guida TV, eccetera, o articolo di quotidiano per avere un riferimento sui decimi e sulla distanza di lettura a cui sta avvenendo il tutto. Anche qui avete sempre le stesse opzioni, quindi nero su bianco, 3 linee, oppure 2 piuttosto che Lea o Albini. Ogni test quindi è stato ricalcolato sulle 3 distanze viste prima. Quindi abbiamo il quadrante degli astigmatismi con dietro diverse altre cose, altri test, piuttosto che tutta la parte della fucking card, ad esempio adesso vedete è piccola perché abbiamo il vicino, se andiamo su lontano e ritorniamo su fucking start è stata ricalcolata in automatico. Questa si può avere in verticale o in orizzontale, oppure andando invece su eteroforia andiamo a cliccare sul test dell'eteroforia, come vedete indossando ovviamente l'occhialino rosso e verde andiamo ad annullare la croce e il cerchio nei vari occhi e quindi possiamo eseguire il test. In questo caso possiamo chiedere al paziente appunto se non vede la situazione centrata e quindi andiamo a calcolarci la deviazione prismatica esattamente per la distanza a cui stiamo lavorando. Quindi nelle 3 distanze, come dicevamo, intermedio, vicino e lontano. Infatti se andiamo ad esempio su intermedio e riclicchiamo sul test, andando di nuovo sull'eteroforia, vedete che tutto si rapporta diciamo, alla distanza corretta a cui stiamo lavorando. Un altro test molto interessante è sicuramente l'acuità con riga a colonna, quindi in orizzontale, in verticale o con le di Albini, sempre andando a diminuire o ad ingrandire i nostri decimi. Un altro test che non poteva mancare sicuramente era il bicromatico, anche qui con lettere di Albini o con i caratteri a seconda di quello che mi serve. Oppure ancora questo test che mi permette di andare a verificare diciamo, il comportamento dei 2 occhi, sia con un carattere diciamo più difficile, quindi meno intenso, che con un nero 100%. Okay? Anche queste le lettere vengono cambiate tutte in automatico. Questo serve anche per fare visual training.
Ricordo a tutti che è di fondamentale importanza, quando si ha terminato di utilizzare l'ottotipo, di cliccare sul logout qua in alto in modo che sia tutto a posto. Usciamo da schermo intero ed ecco qui che siamo tornati nella pagina iniziale. Se vogliamo riprendere l'ottotipo dobbiamo riaccedere, quindi andiamo di nuovo sulla home page per riaccedere ed andare a fare il login.